Non era ancor di là nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco, che da neun sentiero era segnato. Non era ancora arrivato nesso di là, sulla riva opposta del fiume, quando noi, io e Virgilio, ci mettemmo, entrammo, per, attraverso, un bosco che non era segnato da nessun sentiero. Finito il tragitto in groppa al centauro Nesso, lui stava tornando da dove eravamo arrivati, mentre io e la mia scorta, di nuovo Virgilio, dopo la breve pausa con la scorta Fida Nesso, entrammo in un bosco. La prima parola della prima terzina è non e nel terzo verso compare la parola neun, nessuno. Partono le negazioni che inizieranno l'inizio di questo canto, che caratterizzeranno l'inizio di questo canto. Chiamo questo luogo bosco, ma poi lo chiamerò anche selva. I due termini sono quindi sinonimi. Non lo chiamerò invece foresta, termine che compare solo in 2.28 e 2.29. Il primo dettaglio di tale bosco è che non era segnato da nessun sentiero, non c'erano percorsi tracciati. Era un bosco dove sembrava quindi mancare l'umanità. Qui non troveremo l'umanità, né i luoghi colti, come scrivo nella prossima coppia di terzine. Insomma, né umanità né luoghi che fanno notare la presenza dell'uomo. Rispetto alla selva oscura di 1.1, dove mi ritrovai che la diritta via era smarrita, smarrito ricomparirà tra qualche terzina, questo bosco invece è caratterizzato da assenza di vie, non era segnato da nessun sentiero. Ti faccio notare come questa prima terzina in ogni suo verso richiami la prima terzina del primo canto. Nel mezzo del cammin, qui non era ancora arrivato di nostra vita. Mi ritrovai per una selva, qui per un bosco, oscura, che la diritta via era smarrita, qui da neun sentiero era segnato. Questo per rimarcare la vicinanza anche letterale tra questi due luoghi. Non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco. Non han si aspri sterpi, né si folti, quelle fiere selvagge che in odio hanno, tra Cecina e Corneto, i luoghi colti. Non c'era fronda, ramoscello con foglie, verde, ma di colore fosco, scuro. Non c'erano rami dritti, ma nodosi e affolticciolati. Non c'erano pomi, frutti carnosi, ma rametti con veleno. Non hanno dimora tra sterpi, ceppi così aspri né così folti, quelle fiere, animali selvaggi, cinghiali, che hanno in odio i luoghi coltivati tra Cecina a nord e Corneto a sud, la Maremma. Qui le negazioni continuano a seguirsi. La prima terzina iniziava con un non, adesso 4 versi consecutivi iniziano con un non. Un bosco che è descritto per le sue assenze rispetto a un ambiente boschivo piacevole. Questa assenza di vita introdotta con un non, per poi dire ma, sempre nello stesso verso, insomma non c'erano le cose positive che ci aspetteremmo di trovare, non fronda verde, rami schietti e pomi, ma color fosco, nodosi e involti, stecchi con tosco. Le fronde non sono propriamente le foglie, ma appunto una fronda è un ramoscello con le sue foglie, che qui non erano verdi, ma di color fosco, scuro. I rami non erano dritti e longilinei, ma con nodi e contorti, involti, rigirati su se stessi, qui rami schietti. In 2.1, dove incontreremo un suicida tra i salvati, giunco schietto. Questo esteriore contorto rispecchia un interiore contorto di chi arriva a fare pensieri che non vanno fatti. Non c'erano pomi, quindi mela o simili, ma rametti con toxicum, veleno. Le fiere selvagge, che già fiera significa animale selvaggio, che abitano tra Cecina e Corneto, nella Maremma, e odiano i luoghi abitati dalle persone, vivono in luoghi con sterpi così aspri e folti. 1-1, esta selva, qui fiera, selvaggia, come qui, è aspra, qui aspri, e forte, qui folti. Sterpi deriva dal latino stirpem, che significa ceppo, e infatti quando si parla di generazioni di una famiglia diciamo stirpe. Corneto, citato a fine del canto precedente, Arinier da Corneto. Luoghi colti sta per luoghi coltivati, quindi appunto dove l'uomo non ci ha messo mano.
Questo bosco è selvaggio, ricordo qualche verso fa che da un sentiero era segnato. Questa continua negazione è già un'anticipazione del passo dell'Eneida che parla di Polidoro, che né di patria né di gente esterno son io da te, né questo altro liquore esce da sterpi, ma da membra umane. Inoltre tale incipit riprende la tragedia Hercules Furens, per non allontanarci troppo da 1.12, dato che Nesso ancora non era ritornato di là dal fiume, di Seneca, dove Teseo, e qui i collegamenti continuano a sprecarsi, dice: non vi germogliano prati lieti per il loro aspetto verdeggiante, né messi vi fluttuano cresciute al lieve soffio di zefiro, non vi sono boschi di alberi con rami ricchi di frutto, uno squallido deserto infruttuoso si estende in profondità, e una terra infausta giace inerte in un eterno torpore. E la mesta fine delle cose e la ragione ultima del mondo grava su tutto un'aria immobile e una nera notte ristagna in un firmamento immobile. Ogni cosa è afflitta da un'ispida mestizia e la sede della morte è peggiore della morte stessa. La morte che aleggia in questo canto è richiamata dai rintocchi delle campane che si ottengono con l'utilizzo di tali parole: non, noi, neum, non, ne, n. I luoghi racchiusi, come le anime in questo canto, tra Cecina e Corneto, sono proprio i luoghi della Maremma, terreno con aspri sterpi folti, luogo di caccia di cinghiali selvatici e pericolosi, luogo inabitato e pericoloso nel quale è facile morire anche per qualche malattia. Se è vero che le fiere selvagge hanno odio quei luoghi colti, noi toscani ci teniamo a ricordare che odiamo quei luoghi selvaggi nelle nostre imprecazioni, che partono dal fanciullesco Maremma Boia e Maremma Bona, passando dal Maremma Ladra e Maremma Cignala, appunto per i cinghiali, per poi giungere ai ben più articolati Maremma Diaola, Maremma Impestata, Maremma Buaiola, Maremma Puttana e via discorrendo. L'inversione che caratterizza questo canto già spicca nella descrizione dell'ambiente, dove ciò che non è anticipa ciò che è, e nel verso forse cardine di questo canto l'ingiusto anticiperà il giusto, ingiusto fece me contra me giusto. Quivi le brutte arpie lor nidi fanno, che cacciar delle strofa dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late e colli e visi umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti in sugli alberi strani. Proprio qui le brutte, lorde, arpie fanno i loro nidi, abitano, che cacciarono dalle isole Strofadi i troiani guidati da Enea, con triste annuncio, preavviso di danno, disgrazie future. Le arpie hanno ali ampie e colli e visi umani, piedi con artigli e hanno il grande ventre pennuto, rivestito di piume. Fanno, emettono, lamenti strani, diversi dal solito, in modo negativo, sopra gli alberi. Le arpie abitano, nidificano, in questi luoghi, proprio le arpie che preannunciando il loro danno futuro cacciarono i troiani dalle Strofade, dal terzo dell'Eneida. Strofadi, grecamente nominate, sono certe isole in mezzo al grande Ionio, dalla fera Celeno e da quell'altre rapaci e lorde sue compagne, arpie, fin da allora abitate, che per tema lasciar le prime mense, e di Fineo fu lor chiuso l'albergo. Altro di queste più sozzo mostro, altra più dirà peste, dalle tartarie grotte, unqua non venne. Sembran vergini a volti, verginità che io volontariamente ometto, uccelli e cagne e l'altre membra. Hanno di ventre un fedo profluvio, ond'ella piuma intrisa ed irta, le man d'artigli armate, il collo smunto, la faccia per la fame e per la rabbia pallida sempre e raggrinzata e magra. Tosto che qui sospinti in porto entrammo,
ecco sparsi veggiam per la campagna, senza custodi, andar gran torme, errando di cornuti e villosi armenti e greggi. Smontiamo in terra e, per far carne, prese l'armi e a predare andiamo, e della preda gli dei chiamiamo e Giove stesso a parte. Fatta la strage, la caccia, e già apparati i cibi e distese le mense, eravam lungo al curvo lito a ricrearne assisi, quando ecco che da monti, in un momento, con dire voci e spaventoso rombo, ne si fan sopra le bramose arpie, e con gli urti e con l'ali e con gli ugnoni, col tetro, osceno, abominevol puzzo, ne sgominar le mense, ne rapiro, ne infettar tutti, e i cibi e i lochi e noi. Poi, riposti i cibi e negli altari i fuochi, a convivar tornammo, ed ecco un'altra volta, d'un'altra parte, per occulte e non previste vie, ne si sconverse l'orribil torma. E con gli adunchi artigli, co fieri denti e con le bocche impure, ghermir la preda, e ne lasciar di nuovo vote le mense scompigliate e sozze. Poi, erami seno in alto alla velletta sceso, e non piuttosto scoprir le vide, a schiamazzar udirle, che col canoro suo cavo o ricalco ne die cenno a compagni. Uscir da guato tutti in un tempo, e nuova zuffa e strana tentar contra i marini uccegli invano, che le piume e le terga ad ogni colpo aveano impenetrabili e scure, onde sicuramente al ciel rivolte se ne fuggiro, e ne lasciar la preda sgraffiata, smozzicata e lorda tutta. Sola Celeno all'alta rupe in cima disdegnosa fermossi, e d'infortuni trista indovina, infuriossi e disse: dunque non basta averne ardita razza di Laomedonte, depredati e scorsi gli armenti e i campi nostri, che ancor guerra ancor ne movete, e l'innocente arpie scacciar dal patrio regno osate? Ma sentite, e nel cor vi riponete quel ch'io v'annunzio. Io son furia suprema che v'annunzio a voi quel che il grande Giove a Febo e Febo a me predice. Voi navigate verso l'Italia e la invocate seguendo i venti. Giungerete in Italia e potrete entrare in porto, ma non cingerete di mura la città destinata, prima che una terribile fame e l'offesa fatta con l'aggredirci vi costringa a consumare con le mascelle le rose mense. Disse, e levatasi sulle ali, fuggì nella selva. Continuo e continuerò a dilungarmi nelle citazioni delle mie fonti, perché se non hai letto perlomeno Bibbia, Tragedia e Metamorfosios, non puoi capire ciò che scrivo nella mia commedia. Le arpie, come i centauri, come il minotauro, come eccetera eccetera, sono esseri pagani e qui continuano a fare ciò che facevano quando erano sulla terra, come i centauri che cacciavano lì e ora qui. Sono descritte in parte con tratti femminili e in parte volatili. Sicuramente portano con loro la negatività. In questa coppia di terzine sono definite brutte, e ricordo che spesso brutto bello portano con sé i concetti di male bene, con significato qui di puzzolente. Fanno i nidi qui come i rapaci, ali come i rapaci, colli e visi umani, piedi come gli umani, però con gli artigli come i rapaci, ventre pennuto come i rapaci, sopra gli alberi come i rapaci, fanno lamenti strani, quindi diversi in modo negativo da quelli umani. Riguardo a gran, ho già detto nella spiegazione del canto precedente, non significa solo in senso positivo, una grande anima persona, ma anche soltanto fisicamente grande, 1,11 gran pietre, 1,12 gran bocca, 1,13 gran ventre e tra poco gran pruno. Una descrizione simile alle arpie l'avevo riservata anche per Cerbero, e il ventre largo, qui gran ventre, e unghiate le mani, qui piè con artigli. Con tale punteggiatura, lamenti, virgola, bla bla bla, virgola, strani, l'aggettivo strani va a riferirsi solo ai lamenti.
strani in quanto diversi da quelli abitualmente umani che sento dall'ingresso degli inferi, 1-3, diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di manconelle, più simili a quelli delle erinne, in 1-9, questa è megera dal sinistro canto dove compare la parola strani sotto il velame dei versi strani. Insistendo su strano, in 1.31, sempre per chiarire che il riferimento è ai personaggi e non ai luoghi, come qui alle arpie, e disse Virgilio, pria che noi siamo più avanti, come qui, a ciò che il fatto menti paia strano, sappi che non son torri, ma giganti. Qui si potrebbe dire non sono solo piante, ma dentro c'è un'anima appartenuta a un uomo, che ora non è più uomo. Le parole strano e strani compaiono solo nella prima canzone. E il buon maestro, prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone. Mi cominciò a dire, e sarai, mentre, che tu verrai nell'orribil sabbione. Però riguarda ben, si vedrai, cose che torrian fede al mio sermone. E il buon maestro, colui che insegna, prima che entri di più nel bosco, sappi, io devo sapere, che sono nel secondo girone del settimo cerchio. Mi cominciò Virgilio a dire, e sarai, continuerai a essere nel secondo girone, mentre, per il tempo che impiegherai a attraversarlo, tu, io, verrai, sarò, dopo averlo attraversato, nell'orribile sabbione, l'anda, terzo girone. Perciò riguarda, guarda di nuovo, guardo io di nuovo, bene, con attenzione, perché vedrò coi miei occhi, cose così incredibili che toglierebbero fede, screditerebbero al mio sermone, la mia spiegazione. Virgilio inizia a dirmi qualcosa prima che io entri di più lì, dato che lì incontrerò cose, quindi dopo, così incredibili che se me le spiegasse adesso, ora, non ci potrei credere. E infatti già me le aveva spiegate nella sua poesia e io non ci avevo creduto. Questa altalena tra prima e dopo si rispecchia anche nei verbi usati proprio in quest'ordine. Entre, sappi, se, adesso. Cominciò prima, sarai, verrai, dopo, riguarda, adesso, vedrai, dopo. Quando noi ci mettemmo attraverso un bosco, quindi già siamo dentro e ho descritto il posto e chi lo abita, come nel canto precedente feci per il territorio alpestro e lo Minotauro. Ma Virgilio non vuole anticiparmi molto altro prima che più entre. Virgilio in 1.11 mi aveva già spiegato di violenti il primo cerchio e tutto, ma perché si fa forza a 3 persone in 3 gironi distinto e costrutto. Poi, puote homo avere in sé man violenta e nei suoi beni, e però nel secondo giron convien che sanza pro si penta, qualunque priva sé del vostro mondo, vi scazza e fonde la sua facultade e piange là dove ser de giocondo. Insomma, mi dice che siamo nel secondo girone e quindi mi devo ricordare che incontreremo chi fu violento contro se stesso, nell'essere e nell'avere. Prima eravamo in un terreno roccioso, dove io stesso camminando spostavo i sassolini, le pietre. Adesso siamo in un bosco, ma poi entreremo in un orribil sabbione, quindi in una distesa di sabbia che, se prima le arpie erano brutte, questo è orribile. Attento ai verbi utilizzati in questo verso. Però riguarda ben, si vedrai. Prima c'è scritto riguarda, che sta per guardare di nuovo, dato che io già ho guardato le rime del mio maestro e quindi non dovrei stupirmi di ciò che accadrà qui, anche se non gli ho creduto. Ciò che ha veduto pur con la mia rima è 1.20, l'alta mia di Virgilio tragedia. Ben lo sai tu che la sai tutta quanta. Poi c'è scritto vedrai, perché io coi miei occhi sarò fisicamente lì dentro per la prima volta e quindi potrò vedere. Quel riguardare il suicidio dell'essere presuppone che io lo abbia già visto, se non con la mia mente riferito a me, certamente coi miei occhi riferiti a tutti quelli che al mio tempo si suicidano fisicamente. Tanto che alla fine del canto parla un fiorentino che si è impiccato a casa sua, ma ce n'erano così tanti che senza sapere il nome l'identificazione risulta difficile.
il pagano Virgilio pronuncia le parole fede e sermone in un verso mentre parla con me, che sono cristiano, sul tema del suicidio. Io sentia ad ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perch'io tutto smarrito m'arrestai. Cred'io che i credette ch'io credesse, che tante voci uscisser tra quei bronchi, dalla gente che per noi si nascondesse. Io sentivo da ogni parte trarre, emettere, guaiti, e non vedevo persona che li facesse. Perciò io tutto smarrito mi arrestai, immobilizzai. Io credo, adesso che scrivo, che lui, Virgilio, credette, che io credessi, al momento del viaggio, che tante voci uscissero tra quei bronchi, ramificazioni, da gente che si nascondeva a noi, alla nostra vista, ostruita dai bronchi. Entriamo di più nel bosco e senza vedere nessuno, comunque si vede poco, sento provenire forti lamenti da ogni parte. L'entrare più nel profondo in tale bosco ricorda l'ingresso agli inferi, appena superata la sua porta in 1-3, quivi sospiri, pianti e alti guai risuonavan per l'aere senza stelle, per ch'io al cominciar ne lagrimai. Sempre in paragone a 1-3, anche quel canto presentava lo stesso verbo 3 volte a poca distanza in 3 forme diverse. Qui credere, lì essere, non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé foro. La mia reazione non è attaccare o fuggire, ma immobilizzarsi, m'arrestai, che significa certamente fermarsi, ma con una sfumatura più decisa, nel canto precedente in riferimento ai centauri che vedono me e Virgilio scendere la ruina, veggendoci calar ciascun ristette. Smarrire, riferito personalmente a me, è già comparso più volte e sempre in situazioni delicate. 1-2, e temo che non sia già smarrito, nella selva dove la diritta via era smarrita. 1-5, pietà mi giunse e fui quasi, qui tutto, smarrito, dopo aver sentito i nomi di alcuni menati dalla bufera infernale del secondo cerchio. 1-10, perché se tu si smarrito dopo l'uscita di scena di Farinata. Però, non vedendo nessuno che emettesse tali guai, allora io suppongo, adesso che scrivo, che Virgilio pensasse che io credessi che le persone che si lamentavano si nascondevano da noi, in più c'era anche buio. Virgilio non diceva molto, quindi io ero smarrito, letteralmente e allegoricamente. Nel canto precedente è presente questo verso. Io già pensando, e quei disse, tu pensi, quindi pensando pensi, ma qui la ripetizione passa da doppia a tripla, cred, credette, credesse. Verso attorcigliato come i rami e come i versi scritti sulla terra dal dannato che incontreremo, e come i suoi pensieri che lo portarono a fare ciò che ha fatto. Insomma, io pensavo che, per il fatto che mi fermai, Virgilio pensasse che io pensavo che c'erano persone nascoste alla nostra vista che facevano tale rumore, che tante voci uscisser tra quei bronchi. Gli alberi li chiamo bronchi. Sì, vabbè, è un francesismo da branche, che significa arbusto. Però aspetta. Ma anche proprio come i bronchi del corpo umano dentro di noi, cioè le ramificazioni, appunto, che poi dentro ai polmoni formano l'albero bronchiale, proprio quei polmoni che ci consentono di respirare e di guaire con forza. Guarda l'immagine dei bronchi, è proprio un albero del bosco nel quale si trova adesso. Che i bronchi fossero conosciuti e si chiamassero bronchi anche all'epoca di Dante, non sono riuscito a scoprirlo coi miei potenti mezzi. Forse è stato un pensiero solo mio. Se conosci qualcuno che potrebbe consultare un manuale di anatomia antecedente al 1300 per scoprire se già allora si chiamavano bronchi, ciò renderebbe perlomeno possibile questa tesi. Non dimentichiamoci che gli antichi, egizi e greci, avevano conoscenze, con dei limiti ovviamente, del corpo umano, e proprio nel 1300 è ripartita la vivisezione a scopo scientifico, e non è vero che la Chiesa cattolica la proibisse agli studiosi, anzi,
Era la prima a praticarla. Appena moriva uno che faceva un santo, subito lo stagliuzzavano il morto per vendere pezzi del corpo ovunque. Scherzo, siamo fiorentini, si fa per ridere. Questo canto ha però tanto a che fare con voce e respiro. Voci uscisser, cigola per vento, usciva insieme parole, fallia la lena, e quindi sarebbe bello, ma non ho i mezzi per farlo, poter confermare la conoscenza dei bronchi a quei tempi. Già a quei tempi, ma torniamo ai versi. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier c'hai si faran tutti monchi. Allora porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno, e il tronco suo gridò, perché mischiante? Perciò, per risolvere i dubbi, il maestro, colui che insegna, disse, se tu, io, tronchi, tronco, spezzo, qualche piccola frasca, ramoscello, da una qualsiasi di queste piante, i pensieri, dubbi che hai, o, si faranno tutti moncati, manchevoli, li risolverai. Allora, sentito ciò, tesi la mano un poco avanti e tolsi, con delicatezza, un ramoscello da un gran pruno, genericamente un albero spinoso, e il suo tronco, del pruno, gridò, perché a lui, schianti, lo schianto, rompo in modo violento. Dopo l'essermi arrestato tutto smarrito, pieno di domande, Virgilio, colui che insegna, mi dice che troncare un pezzo di una pianta qualsiasi per risolvere i miei dubbi. Diventa fondamentale come Virgilio mi dica di staccare un qualsiasi pezzo a qualsiasi pianta e io allunghi la mano proprio sul pruno che contiene il personaggio principale di questo canto. Tronchi da troncare, spezzare, ma tronco è appunto il tronco di un albero e il tronco suo gridò. Per risolvere i miei dubbi, insomma, mi basta troncare qualche fiaschetta da una delle piante che ci circondano. Io non prenderò una pianta a caso, ma vado appunto avanti con la mano, titubante, ma è stato Virgilio a dirmi di farlo, per cogliere un piccolo ramoscello proprio da un grande pruno. Pruno è il nome generico di frutici spinosi, come il biancospino e il rovo, che nascono spontanei nei terreni incolti. Non è il bellissimo albero che fa le prugne, dato che non fronda verde, non ramischietti, non pomi. Ti segnalo le forti contrapposizioni. Il se tu tronchi diventa colsi, d'una d'este piante diventa pruno e si passa da un ramicel, quindi un piccolo ramo, a un gran pruno, grande appunto. Il tronco dell'albero al quale avevo tolto un rametto gridò, soffrendo, perché mi fai così tanto male? In paragone è come strappare un pezzo di dito a un essere umano, scopriremo. Schiantare sta per rompere in modo violento dal suo punto di vista, ma non coincide alla delicatezza del mio gesto, dal mio punto di vista, allor porsi la mano un poco avanti e colsi un ramicel. In questa coppia di terzine possiamo vedere come il mio rapporto con Virgilio sia, in questo caso, come quello di un bambino col genitore. Il genitore mi aveva già spiegato cosa accade nelle sue rime, però io non gli avevo dato retta e allora mi dice, vai, tocca. Allora, con l'esperienza e la paura, imparo la lezione. Poi Virgilio si scusa per aver fatto ciò con il terzo soggetto che ha usato per insegnarmi la lezione, ma doveva farlo, così poteva anche parlare. Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietade alcuno? Uomini fummo e or siam fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua man più pia, se state fossimo animi di serpi. Dal momento che poi, dopo l'essere stato troncato, si fece, riempì il pruno di sangue, che fuoriusciva, di color bruno scuro, ricominciò il tronco a dire perché io lo scerpi, svello, sradico con violenza?
Non hai tu nessuno spirito di pietà, fummo sulla terra, uomini, anima e corpo. E ora, nel basso inferno, siamo fatti sterpi, pruni, arbusti spinosi. La tua, mia, mano dovrebbe essere ben più pia, pietosa, se fossimo state sulla terra anime di serpi, serpenti, invece che uomini. L'avergli strappato un ramoscello lo fa iniziare a sanguinare. Il pruno sanguina e dopo aver gridato, perché mischiante, dice: perché mi scerpi? Banalizzando: perché te la prendi tanto con me facendomi così male? Scerpi da excerpere, escerpire, cioè estirpare, sradicare, appunto, visto che di piante stiamo parlando. Nella terzina seguente, lui, uno degli sterpi, dice che le piante che abitano questo bosco prima erano uomini, uomini fummo, invece or siamo fatti sterpi, insomma da uomini sono stati fatti piante secche. L'essere stati uomini nel passato, in contrasto con l'essere piante ora nel presente, che durerà in eterno. Quindi non solo questo pruno, ma anche le piante intorno, e quindi i guaiti di prima intorno a noi, provenivano proprio dalle piante e non da qualcuno nascosto dietro le piante. Continua dicendo che se nel mondo invece di uomini fossero stati serpenti, allora la mia anima sarebbe dovuta essere ancora più pia rispetto a come lo è stata, sapendo che sono stati uomini in quel modo. Il serpente porta con sé un significato negativo fin dal primo libro della Bibbia, lo Genesi, fino all'ultimo, l'Apocalisse. Ti riporto altre 2 citazioni del serpente nella mia commedia. 1.9. Le 3 furie infernali di sangue, tinte, serpentelli e ceraste avvien per crine. 1.17 riguardo a Gerion, la faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, e d'un serpente tutto l'altro fusto. Cito e concludo che in 1.24 tra i ladri scrivo serpenti, serpi e serpente in 16 versi. La serpe è l'animale più ripugnante che esista sulla terra. Lo è già appunto dallo Genesi 3.1 e 3.14 e 15. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore. Poi, allora il Signore Dio disse al serpente: sii tu maledetto di più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Gli aggettivi tristo e pio sono usati anche da me quando mi riferisco a Francesca in 1.5. Come d'un stizzo verde carso sia, da l'un de capi che dall'altro geme, e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue, ond'io lasciai la cima, cadere, e stetti come l'uom che teme. Come quando un pezzo di legno, usato per fare fuoco, verde, vivo, che sia arso, bruciato, da uno dei capi, estremità, che geme, stilla lentamente, la linfa e cigola, emette rumori, dall'altro capo, estremità, a causa del vento, vapore, che va via, fuoriesce. Così, allo stesso modo, dalla scheggia, il ramo spezzato rimasto attaccato al tronco, rotta, nella sua cima, uscivano insieme parole e sangue. Al che io lasciai la cima, la punta del ramoscello spezzato che tenevo in mano, cadere a terra, e stetti, rimasi, come l'uomo che teme, ha paura. Una similitudine esattamente divisa in 2 terzine consecutive. Nella prima si spiega il fenomeno naturale che accade quando si prende un ramoscello verde usato per fare il fuoco, ancora verde, vivo, e gli si dà fuoco da una parte e si può ascoltare che l'altra estremità, a causa del vento vapore che va via, fuoriesce, geme, goccia, stilla lentamente la linfa e cigola, emette rumori. Nella similitudine, il fuoco, l'ardere, diventa l'animo della persona, che era una persona intrappolata nel pruno, mentre il geme e cigola diventa parole e sangue dalla parte opposta, dalla punta più lontana di dove si trova l'anima all'interno. Gemere non nel significato di soffrire,
ma in quello di un liquido, in questo caso la linfa contenuta nel pezzo di legno verde, che stilla lentamente, come appunto quando si dice che il sangue gemeva dalla ferita o il vino gemeva dalla botte. Vi è qui l'ennesima inversione perché geme e cigola non diventa sangue e parole, ma parole e sangue. L'atto di violenza che si può fare a uno stizzo verde, bruciandolo, fa espellere liquidi e cigolii. Proprio così fece tale pianta infernale che aveva subito il mio atto di violenza e del quale si lamentava perché mischiante, perché miscerpi, insieme al sanguinare. Tale similitudine è ambigua, come del resto altri passaggi di questo canto, perché, leggendola isolata dal contesto, spiega che come quando tu bruci un'estremità di un rametto e l'altra estremità del rametto geme e cigola, allo stesso modo io tengo in mano un'estremità di un rametto che ho strappato e dall'altra estremità del rametto, non dell'albero quindi, il protagonista della similitudine è lo stizzo verde, escono parole e sangue. Per la paura di questo ramoscello che ho in mano da un'estremità, cima, che inizia a parlare e sanguinare, io lo getto, di getto lo lascio a terra. Questa spiegazione sarebbe molto più vicina a ciò che riporta il testo di solo queste due terzine, se non fosse che ben 3 volte in questo canto c'è scritto che la fonte delle parole è il tronco dell'albero e non il ramo, e il tronco suo gridò, poi, e il tronco, sì col dolce dir m'adeschi ch'io non posso tacere, e poi, allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento, proprio come nella similitudine, in cotal voce. Invece, questa similitudine all'interno nel contesto, l'ardere è l'anima che è imprigionata dentro l'albero e il gemere e parole e sangue, l'uscire insieme del parole e sangue è dalla parte più lontana di dove si trova l'anima, quindi la punta del rametto che è stato tolto. Stizzo dal latino tizionis, diventato poi tizzone, cioè il pezzo di legno che comincia a bruciare o lo sta già facendo. Il tizzone della similitudine è specificato sia verde, stizzo verde, mentre in quel bosco il verde, che indica la vita e il benessere di una pianta, non c'è, non fronda verde. Usciva, no, insieme parole e sangue, ma dato che sono una cosa sola, unica, insieme, scrivo usciva insieme. Ingambamento e nel verso successivo parole e sangue. La parola sangue compare quindi così già per la seconda volta in questo canto dopo da che fatto fu poi di sangue Bruno e poi comparirà una terza volta soffi con sangue doloroso sermo. Dopo che nel canto precedente 1.12 sangue era comparsa ben 4 volte. Parole e sangue che escono insieme, mentre in altre 2 occasioni collegate a questa tramite l'uso sapiente di alcune parole, le parole di altre ombre, incorporee, sprovviste di sangue, usciranno insieme ad altro. 1.5. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Mentre in 1.33, ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor ch'io rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. L'ultimo verso precisa non che io per paura lasciai cadere il ramo, ma che anche dopo che io lasciai la cima cadere, stetti, rimasi come l'uom che teme, ha paura. E per citare le parole di Beatrice in 1.2, temersi dee solo di sole quelle cose c'hanno potenza di fare altrui male, dell'altre no, che non son paurose. Inoltre qui io stetti, dopo il poco fa ma restai, e lo stetti, lo stare anche dei centauri del canto precedente. Se egli avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò ch'ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la man distesa, ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. Se egli, io, avessi potuto credere prima, rispose il mio saggio, colui che sa, anima lesa, danneggiata, ciò che ha solo visto, letto, con la mia, di Virgilio, rima, poesia, l'Eneida, non avrei, in contro di te, verso il pruno, disteso la mano per cogliere il ramoscello.
Ma la cosa, in realtà, incredibile, a Virgilio, a me, fece indurre ad un'opera, cogliere un ramoscello da quel pruno, che a me stesso, Virgilio, pesa, rincresce. Virgilio spiega al pruno che se mi fossi ricordato di ciò che lui, Virgilio, scrisse nell'Eneida, non sarebbe stato necessario farmi cogliere un ramo, un'azione che è comunque pesata a Virgilio di farmela fare, ma senza cogliere quel ramo non avrebbe sanguinato e quindi non avrebbe parlato. Qui Virgilio è chiamato il savio mio, cioè il mio saggio, colui che sa, e infatti già lui sapeva cosa sarebbe accaduto, ma mi invita comunque a compiere un'azione affinché anche io ne abbia esperienza diretta. Tra l'altro, tale azione non sarebbe stata necessaria se io, che ho letto l'Eneida, dove ciò è descritto, avessi già capito che non c'erano persone nascoste a noi dalle piante, ma erano le piante stesse a lamentarsi, a causa, scoprirò, delle arpie e di altre anime nude e cagne che corrono all'impazzata spezzando le piante. Lesa da ledere, cioè offendere, danneggiare, sia letteralmente, gli ho strappato un pezzo, sia allegoricamente. Virgilio qui chiama un pruno anima, non solo perché sa che quelle piante sono abitate da anime, che erano umane, adesso imprigionate lì, ma anche perché sa esattamente che fu lui, chi fu lui, come si capirà anche in seguito, e dire all'allievo di ferirlo gli è pesato anche a Virgilio stesso. Ti ricordo che in 1-2 scrivo ma apparecchiava a sostenere la guerra sì del cammino e sì della pietade. E in 1-4, quando Virgilio sta rientrando nel limbo con me, dice, ed egli, Virgilio, a me, l'angoscia delle genti che son qua giù nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti, tema anche. Pur sta per solo, 2:23, e non pur solo una volta, e anche vedi che non pur solo io, ma questa gente tutta rimirala. Se io avessi creduto a ciò che scrisse in rima il mio maestro, non sarebbe stato a me necessario strappare rami degli alberi, questo è il concetto. La cosa incredibile è l'evento di osservare un albero che perde sangue e parla. Ciò, oltre al fatto che io non ho creduto in anticipo alla verità contenuta nelle rime del mio maestro, ha indotto Virgilio a farmi cogliere un ramo, un'azione che a lui, momentaneamente residente nel regno della morte, pesa, perché arreca ancora più dolore a un'anima degna di qualche rispetto. Ho tenuto ad aggiungere degna di qualche rispetto perché aumentare le sofferenze a un'anima che tale rispetto non se lo merita non crea alcun peso a Virgilio né a me, che ha avuto e avrà, come me, occasioni per trattare male chi già soffre. Facendo un brevissimo passo indietro, Virgilio dice la mia rima, riferendosi allo terzo dell'Eneida, dove scrive, e non enfatizzo le parole che si ritrovano in questo passaggio, se no dovrei leggere pressoché tutto ad alta voce. Era nel lito un picciol monticello, a cui sorgea di mirti in su la cima e di corniali una folta selvetta. In questa entrando, per di fronde velare i sacri altari, mentre dei suoi più teneri e più verdi arbusti, or questo, or quel di ramo e svelgo. Orribile a veder, stupendo a dire, ma parve un mostro, che, divelto il primo dalle prime radici, uscir di sangue luride gocce, e ne fu il suolo asperso. Ghiado mi strinse il core, orror mi scosse le membra tutte, e di paura il sangue mi si rapprese. Io le cagioni ascose di ciò, cercando, un altro ne divelsi, ed altro sangue uscinne, onde confuso vie più rimasi, e nel mio cor diversi pensier volgendo, or dell'agresti ninfe, or del scitico Marte, i santi numi adorando, porgea preghiere umili, che di sì fiera e portentosa vista mi si togliesse, o si temprasse almeno il duro annunzio. Ritentando ancora, vengo al terzo virgulto, e con più forza mentre lo scerpo e i piedi al suolo, appunto, e lo scuoto e lo sbarbo, il dì col taccio, un sospiroso e lagrimabil suono. Da limo poggio odo che grida e dice: Ai, perché sì mi laceri e mi scempi? Perché di così pio, così spietato,
Enea, vermetti mostri, a che molesti un che è morto e sepolto, a che contamini col sangue mio le consanguinee mani, che né di patria né di gente esterno son io da te, né qua questo altro liquore esce da sterpi, ma da membra umane. Ah, fuggi, Enea, da questo empio paese, fuggi da questo abominevol lito, che Polidoro io sono, e qui confitto, ma nembo micidiale e ria semenza di ferri e d'aste, che dal corpo mio umor preso e radici han fatto selva. A cotal suono, da dubia tema, oppresso, stupii, mi raggricciai, muto divenni, di Polidoro udendo. Un de figliuoli era questi del re, Priamo di Troia. Caltracio rege, Polimestore, fu con molto tesoro occultamente scomandato allor che da Troiani incominciossi a diffidar dell'armi e temer dell'assedio. Il rio tiranno, tosto che a Troia la fortuna vide volger le spalle, anch'ei si volse, e l'armi e la sorte seguì dei vincitori. Sicché dell'amicizia e dell'ospizio e dell'umanità rotta ogni legge, tolse al regio fanciul la vita e l'oro. Aide loro empia ed esecrabil fame, e che per te non osa e che non tenta quest'umana ingordigia. Attenzione, come spesso accade io rielaboro le fonti antiche, infatti ti faccio notare una netta differenza. Nell'Eneida il mirto è cresciuto sopra il corpo di Polidoro, non c'è l'anima di Polidoro intrappolata nel mirto. Della morte di Polidoro ne parla Ovidio nel 13° delle Metamorfosios. Di fronte alla Frigia, là dove era Troia, c'era una terra abitata dal popolo dei Bistoni. Vi sorgeva la magnifica reggia di Polimestore, al quale tuo padre, Priamo, t'aveva affidato di nascosto, Polidoro, per sottrarti alla guerra in corso in Frigia. Saggia idea se non gli avesse affidato anche un grande tesoro, un'esca per la sua avidità, il premio di un delitto. Quando precipitò la fortuna dei Frigi, l'empio re dei Tragi prese una spada e l'immerse nella gola del suo pupillo, e come se occultando il corpo si potesse cancellare il crimine, dall'alto di una rupe gettò il cadavere in fondo al mare. Questo passo è chiaramente citato in 1.30. Ecuba trista, misera e cattiva, poscia che vide Polissena morta e del suo Polidoro in sulla riva. In 2.20, Polinestor cancise Polidoro. E mi fermo qui perché tutto sarebbe collegato. Questa coppia di terzine, l'incredibilità di ciò che accade, riprende il punto di quando Virgilio non mi anticipa molto su chi incontrerò. Qui perché non sarebbe risultato credibile. Sì, vedrai cose che toglierebbero fede al mio sermone. Sarà incredibile anche ciò che mi dirà il pruno, dato che darà per certo un evento che sembra contraddire la dottrina cristiana per chi non la conosce.